Se un giorno venissi tradito dalla fortuna di averti incontrato, e se quel giorno per fatalità non mi accorgessi di niente, e se fosse tutto così veloce che girandomi nel letto potessi solo accorgermi della tua assenza. Ma quante volte ho pensato a parlarti, dirti che davvero hai un valore enorme nella mia vita. Quante volte ho trovato un momento per soffermarmi e chiederti scusa di non aver sottolineato la tua bellezza, le tue abilità. Siamo insieme da sempre e non vorrei mai perderti, eppure mi rendo conto che spesso non ti ascolto. Non ti presto quell'attenzione che quotidianamente richiedi e che saggiamente sai attendere. Ma per quanto ancora attenderai? Sono passati anni, sono passate stagioni. Siamo stati ovunque e ovunque siamo stati, eri lì, presente, pronta a dare, a vivere. E mi rendo conto solo ora che ho un minuto di solitudine, che quando non ci sei tutta la mia esistenza sembra essere arida, priva di vita, senza curiosità, senza attrattiva né motivazione. Ho creato un mondo interno che voleva soddisfare il mondo esterno e per far questo ho mentito alla cosa più importante che ho. Tu. Ho mentito così anche fuori, non solo dentro, perché le persone che adesso mi conoscono hanno l'impressione che sia un guerriero spietato, un arrivista sfegatato, un uomo tutto d'un pezzo. E quando nel passaggio tra il pomeriggio e la sera il sole scende come la palpebra che chiude l'occhio davanti a ciò che è fatto e non si torna più indietro. Ecco, in quel momento io ti sento forte, sento la tua carezza gentile, sento che chiami e che vuoi la tua dose di attenzioni. Ma il giorno sembra essere troppo corto e mi rendo conto che ho ancora da fare, ancora incombenze, ancora lavori, ancora e ancora attività che mi portano lontano da te. E quando avrò la forza di fermarmi? Sì, perché più mi allontano, più mi rendo conto che sembra impossibile ritrovare la strada di casa, quel percorso che porta dentro. E il dentro fa paura, è buio e freddo lì. Non ho pagato le bollette per molto tempo, tutto sembra avermi dimenticato, tutto sembra non ricordare. E tu invece sei sempre lì, ad attendere un sorriso, non molli mai tu. Sono io, in difetto, sono io il responsabile. E quel tuo sorriso me lo ricorda. Forse è per questo che mi sono allontanato, che ho deciso di fare da solo, che ho voluto tagliare l'unico legame che davvero mi faceva bene. Forse sentivo in me la voglia di stare male, di dovermi meritare un po' di vita attraverso il dolore. E adesso che sono qui, pronto a riabbracciarti, capisco che sono distante da ciò che mi appartiene. Capisco che non sono io. Quell'uomo che ho disegnato fuori con dovizia di particolari, senza che nessuno si accorgesse delle mie menzogne, senza che nessuno dovesse chiedere quale fosse la ragione per cui nei miei occhi non riuscivano più a vederti. E proprio ieri, mentre ero davanti allo specchio, mi sono reso conto anch'io che tu non c'eri più. Anima, anima mia, dove sei? So di averti trattato con sufficienza, con poco garbo, con triste tenerezza. Dimmi dove sei. Quanto dovrò camminare adesso per ritrovarti? Potrò mai
a ritrovarti. Continuavo a guardarmi nello specchio, credendo di essere solo, parlando con me stesso nel vuoto del mio silenzio. E in un attimo mi sono accorto di te, quella luce, quella fiamma così sveglia e curiosa. Mi è bastato chiamarti e sei arrivata, sei venuta tu da me, invece di aspettare che tornassi io. Hai capito che ero completamente perso e che se non mi avessi trovato tu, io sarei rimasto nella mia gabbia dorata, crogiolandomi nella dolce tristezza dell'essere ormai spacciato. Ma eccoti qua, ad insegnarmi che sei presente se io sono presente, ad insegnarmi a non mentire su chi sono veramente, con i miei difetti e le mie caratteristiche. E mentre una lacrima scende come la pioggia dalle nubi, ti chiedo cosa posso fare per continuare a stare con te. Vivi intensamente, secondo ciò che pensi sia il tuo percorso, e non lasciare che nessuno sporchi la tua strada con deviazioni che ti portano lontano da me. Ecco cosa mi hai risposto, ed ecco cosa voglio da ora in avanti fare. Testa alta, imparare a sbagliare, capire che la sofferenza è solo una delle due facce del percorso e che, senza addormentarsi, non c'è risveglio, senza la lontananza non c'è l'avvicinamento, senza la fame non c'è l'appetito. E ora che sei qui con me e non ti lascio più, ogni gusto sembra più mio, non lascio che nessuno e niente ci separi. Ho imparato a manifestare chi sono, perché dopo tutto è questo quello che anche chi mi vuol bene davvero vuole. Ero seduto su una sedia senza gambe, ero appoggiato al vento, dondolavo tra ciò che avrei voluto e ciò che sarei dovuto essere, e nel momento di maggiore disperazione, eccoti qua, pronta con un sorriso a ricominciare tutto, ogni giorno, ogni istante, insieme. Ad ogni respiro ti fai sentire presente e io oggi sono finalmente fiero di me. Ho finalmente capito che non nasce niente da un vaso vuoto, che un bicchiere rotto non trattiene l'acqua e che non c'è fuoco senza calore. Ti abbraccio, anima mia, e in quell'abbraccio ritrovo me.